Ciao e bentornato sul mio canale. In questo episodio andremo a vedere quali animali possiamo andare ad acquistare per la nostra fattoria e le loro stalle. Per riuscire a ingrandire al meglio la tua fattoria, ti invito a guardare tutto questo video fino in fondo. Allora ragazzi, per iniziare a comprare le mucche dobbiamo andare sul tasto P, andiamo in costruzioni, vedete qua ci sono le tre lineette, poi andiamo in costruzioni e vedete che qui ci sono animali. Allora andiamo a selezionare il recinto e lo dobbiamo andare a posizionare in un punto dove ci sta. Allora ragazzi, io purtroppo non avevo tanto spazio perché ancora non mi ero ingrandita, ma l'ho posizionato in questa posizione qui. Vedete, ho sacrificato in parte un terreno e adesso andiamo a vedere quali animali possiamo andare ad acquistare. Dunque, allora, abbiamo vari tipi di animali, come potete vedere, di mucche, quindi in questo caso la mucca bruna svizzera che ha diversi prezzi, poi la Holstein, che è quella lì maculata, la Angus in tre tipi e la Limousine, che è questa qui marroncina. Dunque vedete che questa qui, la bruna, si usa principalmente per la produzione di latte e derivati, quindi latte, formaggi, eccetera. Questa qui invece sembra la stessa cosa, l'Angus si usa principalmente per l'allevamento, e invece la Limousine, questa varietà si usa principalmente per l'allevamento. Allora sono due praticamente. Dunque allora andiamo a comprare una Holstein, così produciamo il latte. Allora questa qui è intermedia, quindi ha 12 mesi e riproduzione ogni 10 mesi. Allora selezioniamola, ne compriamo magari un paio e andiamo a fare spazio, quindi la andiamo a comprare. Poi direi di andare a comprare anche una di queste qui, va, la bruna svizzera, che anche questa qui comunque ci dà sempre il latte e ne compriamo sempre due. Allora andiamo a selezionarla, ne compriamo altre due, ok. Infine io direi di andare a prendere una limousine, ma questa qui la vado a prendere più piccola, quindi età 0 mesi, vedete, e ne comprerò comunque soltanto una. Ok, allora adesso usciamo da questa interfaccia e eccoli qua che le abbiamo trovate. Allora ragazzi, adesso una volta che abbiamo comprato le nostre mucche, gli dobbiamo dare chiaramente da bere. Dunque, vediamo se qua mi dà... no, non mi dà nulla. Anche per il mangiare lo dobbiamo andare a versare qua. E questi qui cosa sono? Dunque ragazzi, adesso che ho comprato le mie mucche, vado a comprare anche le galline, che dovrebbero essere da qualche parte, cavalli, suini, pecore, galline, eccole qua. E il recinto costa 6.000. Vediamo se riusciamo a posizionarlo. Ah, mannaggia, non ci sta, non si può girare in qualche maniera. Allora, posizione, oggetto. Ok, l'abbiamo posizionato. Allora, a questo punto, vedete, è fatto in questa maniera. Funzionerà, presumo, nello stesso modo in cui abbiamo comprato le nostre mucche e quindi vediamo cosa possiamo acquistare. Queste costano veramente pochissimo. Allora, una gallina di età 0, insomma, costa soltanto 5 euro. Una gallina adulta di 6 mesi quindi viene a costare 50 e poi prendiamo un gallo. Il gallo è per forza non c'è adulto, quindi 0, non so per quale ragione. Allora, il gallo come sapete ne basta semplicemente uno, quindi andiamo subito a selezionare e ne compriamo uno al volo. Ok. Poi andiamo a comprare, diciamo, 4 galline. Ok. E a questo punto le troveremo qua. Adesso dobbiamo incominciare a fornire qui l'acqua e anche il cibo per i nostri animali. Dunque ragazzi, per iniziare che ancora non abbiamo grandi coltivazioni, andiamo a comprare un sacco. Quindi andiamo a comprare in realtà due, va? Già che ci siamo. Quindi un sacco di grano.
Dunque, compra, ok, lo troveremo sempre al nostro punto d'acquisto. Quindi rechiamoci tranquillamente al negozio e ritiriamo il grano e lo andiamo a posizionare lì nella mangiatoia. Eccolo qua. Ah, dunque ragazzi, ma come si tirano su questi sacchi? Sono veramente pesantissimi. A mano non si possono fare prendere. Quindi cosa facciamo? Ci possiamo anche andare direttamente a sparare. Dobbiamo andare ad acquistare qualcos'altro. Allora andiamo qui e controlliamo quello che possiamo andare a comprare. Allora ragazzi, dunque veicoli varie, non so dove potrebbe essere, nelle forche, eccolo qua, il carrello. Forche, quello che costa di meno è un bel prezzo, 37.000. Purtroppo è questo qua. Devo andare a spendere questi soldi qua. Ma come si usa questo attrezzo? Ah, servirà per tirarli su e caricarli sul camioncino, addirittura 37.000 euro per comprare sta roba qui. Va bene, andiamo a comprarla. Dunque, allora io lo lascerò di default, eccetera, noleggia. Ah, no, sì, lo possiamo andare a comprare, ok. Dobbiamo fare altre serre, mi sa, per fare ulteriori soldi, purtroppo, perché stiamo spendendo veramente tantissimo. Allora, adesso vediamo se almeno ce l'abbiamo qui da qualche parte. Ah, eccolo qua. Dunque, come funziona sto coso qua? Dunque, ragazzi, una cosa più complicata non la potevano fare. Allora, forse ce l'abbiamo fatta a tirarlo su, ma adesso ci riusciremo a metterlo là. Ci vedrà altra mezz'ora, perfetto, e deve essere una cosa estremamente semplice. Chissà se riusciamo a filarlo dentro del tutto. Ah, ho fatto veramente complicato. Oh, ce l'abbiamo fatta. Adesso vediamo se riusciamo a tirarlo giù in qualche maniera. Stava per andare, ma adesso non ci va più. Semplice andare a fare questo tipo di operazione. Al limite ne porteremo per il momento soltanto uno, se no veramente ci mettiamo 3 mesi solo per portare il grano in fattoria. Allora a questo punto saliamo e andiamo verso la nostra fattoria sperando di non perdere il carico. Sì, infatti si è già quasi un po' mosso, ma per fortuna non è ancora volato via. Ok ragazzi, purtroppo ogni operazione è veramente difficoltosa, almeno si è piazzato bene adesso. Ma come lo andiamo a togliere da qui? Dobbiamo tornare poi a prendere di nuovo quel macchinario, purtroppo. Ora che mi viene in mente, quindi ci conveniva direttamente usare quello lì. Vabbè, tanto almeno ragazzi, ah, ecco, l'abbiamo tolto ragazzi, è fantastico, la cosa migliore è stata questa. Ok, ah guarda, ci siamo anche ribaltati, perfetto, è stata una fortuna che ci siamo ribaltati, perlomeno l'abbiamo buttato giù senza dover perdere ulteriore tempo. Allora, però l'abbiamo scaricato qui, ma lo dovevamo scaricare in realtà là dalle nostre galline, che nel frattempo mi sa che sono andate all'altro mondo. Allora io direi, mi conviene andare a piedi là, perché tanto a questo punto, se no devo andare avanti e indietro con questi due macchinari, almeno prendo direttamente quel saccoccio là e torno. Dunque ragazzi, nel frattempo non so per quale oscura ragione, ma mi sono trasformata da femmina a maschio. Non so perché, vedete, bah, vabbè, ho cambiato sesso, ho risparmiato in operazioni. Intanto, allora, vediamo se possiamo andarla a scaricare qua da qualche parte, forse qui dove c'è sto simbolo. Ah no, qui sono le mucche, mi sono sbagliata. Allora, dobbiamo andare laggiù. Adesso andiamo là, piano piano, e vediamo se riusciamo a scaricarlo. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Allora, vediamo se andando a posizionare qua. Ah, vedete, è già partito a razzo, cioè io pensavo di doverlo buttare giù. Allora, vabbè, un sacco grande dovrebbe bastare per un bel po' di tempo. Vediamo se adesso mi va a dire. Adesso questo sacchetto qua di plastica del cavolo dove lo vado a piazzare? Vabbè, non ha importanza. Sì, vabbè, poi lo dovrò buttare. Tanto ho preso anche quell'altro. Allora, vediamo un po'. Dunque, qui dice che gli animali hanno una salute, però non mi dice il cibo, però comunque me lo fa vedere. Dunque ragazzi, adesso andiamo a vedere le differenze tra una stalla e l'altra. Come potete vedere, per quanto riguarda le mucche, abbiamo il recinto. All'interno del nostro recinto, che costa 75.000, possiamo tenere fino a 15 mucche.
però questo qui che costa meno, quindi il recinto, ci richiede l'acqua. Invece quelle più grandi, vedete, vanno ovviamente a contenere più animali. Questa 45, questa qui 80 e questa qui è la robotizzata ed è la migliore, però costa ben 722.500 euro. Come potete vedere, queste tre non richiedono l'uso dell'acqua perché manca qui il disegnino. Poi quali altri animali possiamo andare ad allevare all'interno della nostra fattoria? I cavalli, i suini, le pecore, le galline le abbiamo già viste e le famose api. Vedete che abbiamo diversi alveari anche qua, questo da 1100, questo qui da 4 arnie, questo allungato, che non so che cosa significa, allungato, questo da 10, questo da 12.500, 10 arnie e questo qua da 33 arnie. Vedete che qua vi dice se lo posizionate questo alveare accanto ai campi, alcune colture daranno un raccolto leggermente più ricco. E infine dovete mettere la postazione per pallet di miele, luogo in cui viene posizionato sotto forma di pallet il miele generato dagli alveari. Quindi ricordate di abbinare l'alveare con questa cosa qui, la postazione per pallet di miele. Poi abbiamo altro e qui abbiamo la nostra casetta del cane, una piccola capanna costruita a forma di casa per ospitare un cane, che poi praticamente sto cane non serve a un granché, penso, anzi ce lo possiamo andare a comprare e lo andiamo a posizionare, no, allora qui non me lo fa mettere, allora qua, ok, così almeno lo vediamo, tanto costava poco. E il cane è questo qua, non fa scegliere la razza, non so se poi ci sono diverse razze. Dove è andato? È andato qui dentro, perfetto, e abbiamo perso il cane. Allora vedete c'è questa pallina, la sua ciotola, ma credo che poi non bisogna, il cane è andato a finire qui dentro nel silos e non lo troviamo mai più. Allora bisogna anche andare a riempire la ciotola, eccola. Ok ragazzi, abbiamo perso il cane, speriamo che riesca a uscire da sto posto qua, perché non so perché è andata a finire qui dentro. Ok, abbiamo perso il cane. Dunque, sempre all'interno del nostro negozio, andando qui, possiamo andare ad acquistare all'interno di oggetti balle la balla quadrata di fieno. Magari ne andiamo a comprare due. Eccola qua. Quindi ne andiamo a comprare due. Ovviamente dobbiamo andare poi al negozio a ritirarla e andarla a mettere all'interno della nostra stalla. Dunque ragazzi, ecco che abbiamo preso le nostre balle, speriamo che anche queste rimangano dove devono rimanere e andiamo di nuovo in fattoria. Saremo molto lenti, mi sa. Un po' più. Aiuto, aspettate che qua abbiamo preso proprio la strada peggiore. Ok, adesso lo andiamo a posizionare qua. Ok, ora me l'ha preso, guardate ora, vedete che ho il cibo, ora gli devo dare l'acqua. Dunque allora sono arrivata al fiume e adesso vado a riempire la mia tanica. Vedete che qua in basso a destra si sta riempiendo. Quando raggiungerò la percentuale giusta, quindi al 100%, avrò pieno la mia tanica e potrò ritornare alla fattoria e dare l'acqua alle mucche. Dunque non è molto semplice andare a posizionare la tanica, però comunque alla fine ce l'abbiamo fatta. Allora con tasto I adesso andiamo a scaricare la nostra acqua. Vedete che si sta scaricando e a questo punto le nostre mucche dovrebbero essere a posto, almeno per un po' di tempo. Ok ragazzi, grazie di aver visto, come sempre vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Se avete delle domande o dei suggerimenti scrivetemeli qui sotto nei commenti. Ciao a tutti e alla prossima!